Ok, allora, nel prossimo talk si parlerà di audiodescrizione, cos'è, dove possiamo trovarla e come crearla da soli. Presenteranno Christoph Damm insieme a Mariangela Barlotti. Allora, Christoph Damm, uno sviluppatore di software e amministratore di rete, ha iniziato a lavorare con persone con disabilità presso l'Università di Masaryk in Repubblica Ceca e come tecnico assistente professionista per studenti con bisogni speciali. È stato a capo dello sviluppo di Polygraph, che sarebbe un sistema per la trasmissione wireless di trascrizioni in tempo reale per persone con problemi di udito. Ha inoltre curato l'organizzazione dell'International Camp on Computers and Communications a Ciechi, Repubblica Ceca, e dal 2016 lavora come libero professionista nella consulenza per l'accessibilità. Collabora con l'Unione Italiana Ciechi in diverse occasioni e supporta l'evento dell'Accessibility Days negli aspetti tecnici. E nel 2019 ha iniziato a sviluppare AdSuite, scusate per la pronuncia se sbaglio, in particolare Adauthor, un software per creare descrizioni audio in modo semplice ed economico. Mentre passiamo a Mariangela Barlotti, ha maturato un'esperienza integrata sulle disabilità sensoriali a partire dal 2007, focalizzando l'attenzione in particolare sulle tematiche della sordità e della cecità. Ha poi lavorato come sottotitolista per l'Università Masaryk e come speaker al Festival dei Giovani Sordi del 2018. Come assistente nella comunicazione ha avuto più volte occasione di lavorare con dei bambini e ragazzi ipoacustici figli immigrati, mentre nell'ambito della disabilità visiva ha approfondito la tematica dell'audiodescrizione, ponendola al centro della propria tesi di laurea nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova. Questa presentazione che andranno a svolgere sarà in interpretazione consecutiva, appunto in collaborazione tra Christoph Damm e Mariangela Barlotti. E niente, se siete pronti, a voi la parola. Grazie Martina. Niente. Good afternoon. Welcome to our small presentation. Ciao, buon pomeriggio, benvenuti alla nostra presentazione. I already apologize for the fact that the presentation will be half in English and then translated in Italian. Mi scuso per il fatto che la presentazione sarà metà in inglese e poi tradotta in italiano. I will also just for this moment leave the camera switched on, and then as soon as we are starting with the presentation I will have to turn it off in order to keep some bandwidth to have the presentation as clean as possible. Mi dispiace se dovrò spegnere la telecamera dopo questo momento di presentazione, ma c'è necessario per mantenere una banda sufficiente a poter andare avanti. As Martina mentioned already, the presentation is about audio description. Come ha già detto Martina, la presentazione sarà a proposito dell'audiodescrizione. What is audio description? Cos'è l'audiodescrizione? How to make audio description. Come farla, come realizzare l'audiodescrizione. Potentially how to make audio descriptions easier and more accessible. Eventualmente come renderla più semplice e realizzabile. And where audio descriptions currently can be found already within the Italian territory. E dove la possiamo trovare al momento in Italia. Okay, with these words, let's start with the presentation. Ok, quindi con queste parole adesso iniziamo. Okay, we should potentially not repeat the introduction. Thank you, Martina, for letting everyone know about our small vita. Ok, grazie intanto Martina per aver detto già due parole su di noi in maniera che non abbiamo bisogno di ripeterci. Prego. Let's go on. We are dividing these presentations in 4 parts, as I previously mentioned already. Come abbiamo già detto all'inizio, divideremo questa presentazione in 4 parti. Starting with the first chapter and discussing what is audio description, what is the definition, and what is the content of audio description. Quindi iniziando anche con una definizione del contenuto di che cos'è l'audiodescrizione. I'd like to share with you some best practice examples, some very nice projects which I met in the last month and years. Introduciamo anche qualche buona pratica e qualche progetto a cui ho potuto partecipare recentemente. In the third chapter, we are shortly talking about how audio descriptions are created, what is the technical principle behind.
E introduciamo nel terzo capitolo, nella terza parte della presentazione, come è creata l'audiodescrizione. And in the fourth chapter, which is for me the most precious one, I would like to introduce you to an application which E la quarta parte sarà dedicata ad un'applicazione che ho creato which we have created during the last 2 years, durante gli ultimi 2 anni, and which should help to create audio descriptions easier and quicker and more cost effective. che dovrebbe aiutare a realizzare la descrizione in maniera più veloce ed economica e semplice. Okay, so let's agree on some terms of audio description. What is it? Cerchiamo di capirci innanzitutto su una definizione comune. In the previous presentation, Michele was already talking about using alternative texts and alternative descriptions for images. Già Michele poco prima ha parlato del testo alternativo di cui avete sentito. And as he mentioned already, audio descriptions or descriptions of images, of visual information, it can mean a lot of things and is usually very subjective. Quindi, come ha già detto lui, la descrizione di immagini può variare molto. Meaning that descriptions have to be created according to the purpose of the image. Quindi intanto la descrizione delle immagini le descrizioni delle immagini devono accordarsi con l'uso che si vuole fare di quelle stesse immagini. For example, when you have in a text or in a HTML page a logo, you can make an alternative text, a descriptive text, just describing that this is the logo of the company. Quindi quando hai per esempio un logo in una pagina puoi fare un testo alternativo che descriva quel logo. Or you can specifically describe how the logo actually looks like and make a blind person understand what is supposed to be seen at this point. Oppure puoi fare una descrizione più dettagliata dell'immagine. So in this case, you have to decide as a describer, what is the purpose of this image? Is it just an illustrative thing or is it a part of the content? Quindi dovresti scegliere come descrittore dell'immagine, se descrivere la forma o il contenuto in sostanza. But what we can do is we can agree on certain common knowledge and representations what audio description is. Intanto possiamo accordarci, diciamo, su una definizione comune. Here it doesn't matter if it is for video or still image content. Qui non è importante la suddivisione tra video e immagine. Audio description usually provides information about landscape, objects, and characters. Di norma, comunque, l'audiodescrizione fornisce informazioni sul paesaggio, oggetti e personaggi. And in case of characters, it is describing the interactions among those, how they look like, and potentially what is their mood. E a proposito dei personaggi, quali sono le loro interazioni, quello che guardano, a cosa guardano e i loro stati d'animo. So all information what a sighted person receives by watching an image or a part of a video should be described, should be informed to the blind or visually impaired person. Quindi tutto quello che una persona che può vedere riceve come stimolo visivo dovrebbe essere descritta a una persona che non può vedere. Okay, what is audio description? Audio description is, as we said already, a visual information translated into text or audio. Quindi che cos'è l'audiodescrizione? Come abbiamo accennato prima, è una informazione visiva tradotta in audio. In cases of video content, you place the audio information within silent moments between dialogues or between scene changes. Di norma è situata nei momenti di silenzio tra i dialoghi o tra i cambi di scena.
Audio description is offered typically in additional audio tracks within content. Normalmente è offerta come traccia aggiuntiva indipendente. You can add audio descriptions to everything from television program to cinema to DVD and even to theater and opera shows. E puoi aggiungere l'audiodescrizione a programmi televisivi, film, al cinema, DVD e anche a spettacoli e opere teatrali. In case of live events, audio descriptions you can provide either as a recorded audio file and you play it within the correct position or the correct place within the content. Come nel caso degli eventi live si può offrire l'audiodescrizione come una traccia pre-registrata da lanciare al momento giusto. Or you even have the possibility to make audio descriptions live, done in the moment of the event. Oppure c'è la possibilità di creare l'audiodescrizione come prodotto in tempo reale. The history of audio description is actually not that long yet. La storia dell'audiodescrizione è al momento ancora abbastanza breve, diciamo. It started in the 90s as a research project of the Media Access Group at the company WGBH. Diciamo che è iniziata negli anni 90 con il gruppo di lavoro Media Access Group nell'azienda VGBH a Boston. Their research started in creating audio descriptions for theater plays. Iniziando con l'audiodescrizione nei teatri. And they started then to sell VHS tapes with the descriptive video services to their customers. E l'inizio della vendita di VHS, di cassette VHS, con un servizio di videodescrizione incluso. One of the biggest difficulties on this case was that the cassettes, the special video cassettes, were available weeks and months after the original video was premiering. Uno dei problemi di queste videocassette erano innanzitutto che erano disponibili settimane e mesi dopo il rilascio del film. And the VHS cassettes definitely have the disadvantage that information can be provided just linear. It's not a digital media, but it's an analog media. So whatever has to be consumed has to be on the cassette right in that moment. E ovviamente le cassette, i VHS hanno il limite di essere un prodotto digitale, scusate, un prodotto analogico e quindi lineare, quindi tutto quello che può essere fruito deve essere già compreso nel prodotto stesso. However, the techniques, everything what concerns the standardization of the procedures, how to describe scenes and visual information were developed basically in that time. Comunque, diciamo che comunque tutte le, o maggior parte delle moderne tecniche e procedure utilizzate per la descrizione di scene e prodotti visivi iniziarono ad essere sviluppate in quel periodo. So all of this short history, what we can see in audio descriptions, the short time we had till now for developing the service, results in that audio description still is not very well spread, is not available in such a high amount. E comunque quello che se ne può ricavare da questa breve storia è che comunque la quantità di audiodescrizioni in circolazione è abbastanza modesta ancora. And considering that the development of audio description started in the US and the biggest content providers are sitting in the US, most of the audio descriptions currently available is still in English. E comunque c'è da considerare che essendo l'audiodescrizione nata negli Stati Uniti e i maggiori produttori sono comunque situati negli Stati Uniti, la maggior parte delle audiodescrizioni in circolazione sono ovviamente in inglese.
When speaking about content and videos for entertainment, nowadays we are not coming around talking about streaming services. Quando parliamo di contenuti è difficile oggigiorno ovviamente non considerare i contenuti in streaming. It is difficult for visually impaired and blind persons to get an overview of what is available, what is specially prepared, what has accessibility features, and what can be consumed with audio descriptions abilities. Ed è difficile per una persona con disabilità visiva poter avere un orientamento efficace su quale sia l'offerta e soprattutto quale sia l'offerta in termini di prodotti accessibili. Equally difficult it is, of course, to judge quality. Not each audio description is equally good than the other one. Ed è anche difficile giudicare la qualità, un'audiodescrizione difficilmente è uguale a un'altra in termini di qualità e quindi diventa difficile giudicarle. So let's shortly jump into the streamings, in the biggest streaming services and their offers regarding audio descriptions. Quindi facciamo velocemente qualche accenno sui maggiori produttori di prodotti di servizi streaming. But of course this list is not complete and there are many left out as we wanted to concentrate just on the major players in these terms. Ovviamente parlando solo dei principali, non offrendo una lista esaustiva. Therefore, let's start with the biggest one currently on the market, Netflix. Quindi iniziamo col più grande al momento sul mercato, che è Netflix. Not only is it the biggest content provider nowadays regarding streaming content, but it is also the one with the longest history in providing accessibility and audio description as a service. Che non è al momento solo l'azienda più grande, ma è anche quella con una più lunga storia di offerta di audiodescrizione. Starting in 2015, Netflix provides almost all originals and their comedy specials which are released by Netflix and which are produced by Netflix with audio description. A cominciare dal 2015 Netflix offre i suoi prodotti originali con audiodescrizione. But mostly only in the original languages. Principalmente in lingua originale. Meaning that if a Netflix created show is English, then the audio description is available in English. If a Netflix production is done, for example, in Italy or in Sweden, then audio descriptions available are mostly in Swedish or in Italian. E questo significa che se il prodotto nasce in inglese, anche la descrizione sarà in inglese, così come la descrizione sarà nella lingua della produzione originale se è relativa a un altro paese. The audio descriptions up until now were created by Netflix directly. La descrizione fino a questo momento è stata prodotta direttamente da Netflix. But since the catalog and the content of the streaming catalog increased, Netflix now is trying to outsource and to obtain audio tracks with audio descriptions even from third parties. Ma considerando l'allargamento e l'aumento dei prodotti in catalogo, anche Netflix al momento sta cercando di portare all'esterno la produzione e l'audiodescrizione, di acquisire tracce e di acquisire prodotti da terze parti con audiodescrizione. And this hopefully will very soon end also in having audio descriptions in more than just one language. E si spera che questo si tradurrà presto nell'avere anche audiodescrizione in diverse lingue. Netflix has, in terms of accessibility, one major advantage towards all other providers. Netflix ha al momento un vantaggio principale rispetto alle altre aziende in termini di accessibilità.
As a visually impaired or blind person, you can browse the Netflix catalog and have categories as well as filters directly where you can search for audio description. E come in qualità di persona non vedente tu puoi direttamente nel catalogo di Netflix trovare i prodotti con audiodescrizione. Okay. Yeah. Let's move to the second, also very big player in terms of streaming, to the Amazon Prime video service. Parliamo adesso di un altro grande colosso dello streaming che è Amazon Prime. Amazon Prime started in 2017, providing audio descriptions mostly for their purchasing and renting services. Amazon Prime Video ha iniziato nel 2017 con il noleggio, l'acquisto di prodotti con audiodescrizione. And only recently started to provide this service also for its streaming platform. E recentemente anche a offrire questo servizio per prodotti in streaming. Amazon has started to go a different approach in comparing to Netflix. Amazon ha iniziato ha avuto e ha un differente approccio rispetto a Netflix. While Netflix is using human recorded audio description, Amazon starts to experiment with text-to-speech synthesis. Mentre Netflix è focalizzata sulla tradizione, su audiodescrizione, la piattaforma di Amazon Prime invece inizia a sperimentare anche il text-to-speech. No? Okay. The problem on Amazon Prime, because it is available actually on a countless amount of devices, when speaking of the player, the Prime Video player. Però quando si parla di player che sono disponibili su diversi dispositivi, not all of these players offer, in fact, the selection of a different audio track, and therefore you cannot choose an audio description track. Non tutti questi player di proprietà di Amazon sui diversi dispositivi permettono una selezione di tracce alternative e quindi della traccia di audiodescrizione. You cannot search or filter for audio description. Non puoi cercare o filtrare per audiodescrizione. And unfortunately, the Amazon Web Player is not fully accessible for keyboard users. E anche il web player di Amazon non è pienamente accessibile da tastiera. Disney Plus, as one of the latest and greatest streaming services in terms of children content. Disney Plus, che è uno degli ultimi e più grandi produttori di servizi di streaming, soprattutto di contenuti per bambini. Disney has dedicated staff working on audio descriptions for their entire catalog. Disney Plus ha dedicato una parte del suo staff alla creazione di audiodescrizioni per il suo catalogo. You may imagine that Disney, with a background of almost a century of content creation, they have a lot of past work to do. E potete immaginare come un'azienda come Disney, con una storia di contenuti, produzione di contenuti quasi secolare, abbia una storia da coprire non indifferente. Yet Disney ensures that all new releases done on its streaming platform includes audio descriptions starting from 2020. E comunque Disney assicura che tutti i contenuti originali i propri contenuti originali a partire dal 2020 conterranno l'audiodescrizione. As Disney has the long-term or even short-term target to have all its content providing audio descriptions, currently you cannot find a dedicated audio description category. Nonostante tutto, al momento non è possibile in Disney Plus trovare l'audiodescrizione come categoria. The question of the accessibility and
Yeah, the question of the accessibility of its web player currently is a difficult one, as you cannot watch Disney Plus on the web as a screen reader user. C'è anche il problema, la questione del fatto che il player disponibile su Disney Plus Web non è accessibile dagli utenti screen reader. So like with all of the other streaming providers, the best solution would be to turn to the mobile applications on iOS and on Android, which are in all cases accessible. Così che anche in quel caso si finisce nella condizione di essere in una situazione migliore utilizzando le applicazioni mobili che sono comunque accessibili di per sé. Okay, let's shortly speak about the reason why audio description is considered a problematic accessibility feature. E cerchiamo adesso di parlare dei problemi dell'audiodescrizione. Audio description, as we said, is a relatively young accessibility feature with now the modern digital platforms increasing the problems and drawing more attention than it was done in the past. One of the biggest problem is the cost factor. Mentre possiamo dire che l'accessibilità e la descrizione ricevono adesso più attenzione che nel passato, e uno dei problemi che rimane è quello legato ai costi. Creating audio descriptions for a content is very difficult because of the human resources involved, and because each audio description for each language and for each country has to be redone from the beginning. Creare l'audiodescrizione, un contenuto di audiodescrizione è difficile, intanto per un problema di risorse umane che debbano essere dedicate allo scopo, e anche per un problema legato al fatto che l'audiodescrizione è legata al paese in cui viene creata in qualche modo. Second big problem is the current permissions and copyright situation. Il secondo problema è legato alla situazione attuale dei permessi e dei copyright. Similar like the closed captions for deaf and hard of hearing, you cannot just produce your own audio description for a content which is not your own. Così come succede per i sottotitoli per sordi, e anche per l'audiodescrizione, non puoi creare la tua audiodescrizione per un contenuto non tuo. While the situation for the closed captions is a little bit easier because the technology allows already to provide closed captions aside and independent of the original content. E mentre la situazione per i sottotitoli per sordi è una situazione un po' più semplice, perché c'è già una tecnologia che permette di creare una traccia che diventi poi indipendente dal prodotto. Audio track for a movie is rather more difficult to provide disregarding the original content. L'audiodescrizione è invece un prodotto che è più difficile da fornire senza il collegamento al prodotto originale. So while you can provide audio descriptions and descriptive texts, it is then up to the user to find a way how to play it together with the original content. Quindi ci troviamo poi nella situazione che, pur avendo l'audiodescrizione a disposizione, è compito dell'utente trovare il modo di usufruirne. And here, for the average user, it is usually too complicated to do that independently. E diciamo che per gli utenti in media è abbastanza complicato farlo da soli. The third very crucial point is that the professional standards, the knowledge how to create audio descriptions, and the technology you need in order to do that
is rather specific and is not on hand for everyone who would like to provide this kind of service. C'è anche un altro punto relativo agli standard professionali e all'equipaggiamento tecnico che sono necessari per la produzione di un'audiodescrizione. As we were discussing on the beginning, audio description of an image, of a still image, can have multiple aspects, can have multiple points of views. Come abbiamo detto prima, un'immagine che debba avere una descrizione può essere interpretata sotto diversi punti di vista. When it is important to speak about an image of a logo, when it is important about speaking exactly the content of this logo. Quando è per esempio necessario descrivere un logo, quando invece è necessario descrivere il contenuto. Just the simple example of describing a triangle can be done in so many ways that it needs a professional person who has education in analyzing the content and then deciding which form of describing is the right one. E così come quello che può essere pensata come una semplice descrizione di un banalissimo triangolo può necessitare di un professionista che sia formato nel descrivere i punti giusti con le parole giuste. Okay, all these problems aside, I would like to show you a few best practice examples of audio description, which I found in the last weeks and months. Some of them, one of them where I'm personally involved already in creating and providing it. Ok, adesso al di là di tutte queste questioni vorrei presentarvi alcune delle buone pratiche che ho trovato, di cui sono a conoscenza, una delle quali in cui sono direttamente coinvolto. So we can start with Valerio Parmigiano and the audio description of the Formula One races. Sì, iniziamo allora con Valerio Parmigiano, presidente della scuderia Ferrari Club Riga Latvia, ideatore e conduttore del programma settimanale F1 Update e F1 Live di approfondimento di Formula 1 con una speciale enfasi sull'aggiunta di accessibilità. Lo show può essere seguito settimanalmente su /radio web oppure su SFC Riga Radio, l'applicazione nella sua applicazione per iOS. E sentiamo Valerio Parmigiano. Buongiorno, sono Valerio Parmigiano, il presidente dello Scuderia Ferrari Club di Riga, Lettonia. La missione di ogni club della Ferrari è quella di diffondere in tutto il mondo la passione per l'automobilismo e per la Ferrari stessa. Lo Scuderia Ferrari Club Riga in particolare intende divulgare il più possibile i contenuti del proprio sito sfcriga.com e quelli delle proprie applicazioni digitali. Io personalmente come presidente, gli iscritti del club e i nostri colleghi che partecipano alla realizzazione del nostro progetto si spendono altresì per sostenere la tesi che la Ferrari sia per tutti e non patrimonio di pochi eletti. L'inclusione quindi come valore fondante. Per raggiungere i nostri obiettivi intendiamo avvalerci e sviluppare ogni nuova tecnologia disponibile. In particolare la nostra applicazione SFC Radio si avvale dello strumento della audiodescrizione al fine di rendere fruibile la nostra radiocronaca dei Gran Premi di Formula 1 per i disabili visivi, nostri cari amici che per primi hanno sposato la nostra idea e ci hanno affiancato dall'inizio nella sua realizzazione. Buona giornata a tutti. Let's hear Maria Chiara. Maria Chiara Andriello, responsabile accessibilità nella direzione pubblica utilità della RAI e tra le varie iniziative è responsabile per l'audiodescrizione della Pimpa e altre attività culturali. I servizi di accessibilità RAI possono essere trovati su easyweb.rai.it e vediamo adesso un'introduzione alle sue attività. Okay, because the video is still not produced. Let's jump to the player. And we can hear Maria Chiara.
Ben trovati, io sono Maria Chiara Andriello, responsabile dell'area accessibilità. Come dice il nome stesso della mia struttura, noi ci occupiamo di rendere accessibili i prodotti audiovisivi della RAI, ovviamente verso il pubblico di utenti disabili con disabilità sensoriali. Che cosa significa e come si fa a poter rendere accessibile un prodotto audiovisivo a un disabile sensoriale? Ovviamente per quanto riguarda i sordi noi tentiamo di trasporre tutto quello che è parlato in testo e quindi avremo i sottotitoli per i sordi e oralisti, oppure traducendo sempre il parlato nella lingua dei segni italiana e quindi in quel caso avremo la traduzione della lingua dei segni. Per quanto invece riguarda le persone cieche o ipovedenti, quello che noi dobbiamo cercare di realizzare è diciamo, tradurre in parlato tutto quello che è visivo e che quindi la persona cieca o ipovedente non può percepire. E questa trasposizione si chiama tecnica delle audiodescrizioni. È proprio su questa che io vorrei incentrare la mia relazione. E la RAI, per quanto riguarda le audiodescrizioni, negli ultimi 5 anni ha incrementato notevolmente il monte ore di prodotti offerti sulle reti generaliste, passando da circa 500 a quasi 2000 ore di prodotto annuo sulle generaliste e altrettante sui canali tematici, in particolare Rai Premium. Diciamo l'impegno della RAI in questo arco temporale, ma soprattutto a partire dagli ultimi 2 anni, è stato, oltre che quello di incrementare il numero di ore prodotte e audiodescritte, anche quello di diversificare i generi di prodotti che si vanno ad audiodescrivere, per cui si è passati dall'audiodescrizione, quella più classica, dei film, delle fiction e delle serie, che è poi quella che normalmente viene audiodescritta a livello nazionale ma anche europeo, sperimentando forme di audiodescrizioni verso altri generi, quindi verso il teatro, verso le opere liriche, verso il balletto, verso programmi di intrattenimento, addirittura concerti o cartoni animati per bambini. Passando anche da quella che è la forma tradizionale proprio di lavorazione dell'audiodescrizione, che è su un prodotto chiuso e quindi fatta in post-produzione, a forme di audiodescrizione in diretta. Addirittura è stata fatta anche una diretta Facebook di un'audiodescrizione. Quello che io volevo diciamo adesso vedere meglio insieme a voi è proprio l'utilità dell'audiodescrizione al di là della forma di accessibilità che può veicolare, partendo dall'audiodescrizione dei cartoni animati. Il cartone animato ovviamente è destinato prevalentemente a un pubblico di bambini, quindi di bambini in età scolare, che possono beneficiare dell'audiodescrizione sotto varie forme. Ovviamente per il bambino cieco o ipovedente la funzione dell'audiodescrizione è proprio quella di rappresentargli ciò che lui non può vedere e quindi di fargli fruire al 100% il prodotto. L'audiodescrizione però può essere utile anche per bambini normodotati. Nel caso del cartone animato può avere anche una funzione proprio pedagogica, perché nel momento in cui vengono ripetute terminologie abbinate a determinati oggetti che vengono rappresentati nell'audiovisivo, il bambino riesce ad acquisire un linguaggio più completo. Peraltro riesce anche ad acquisire la modalità corretta del parlato, proprio perché nelle audiodescrizioni una parte importante è riservata proprio allo speaker, quindi alla voce parlante, che è un professionista e che quindi recita ed espone nel migliore dei modi, corretto linguisticamente, tutto il linguaggio che va a proporre. Questo appunto è un esempio di come nel momento in cui noi realizziamo delle forme di accessibilità, queste tendono a diventare qualcosa di più di una accessibilità verso gli utenti, ma diciamo amplificano la portata del prodotto stesso, rendendolo di per sé più completo verso l'utenza tutta. E questo stesso ruolo dell'accessibilità, quindi vedere l'accessibilità in un modo più completo e diverso, lo possiamo avere anche nel momento in cui si fa audiodescrizione di teatro, ma soprattutto di opere liriche. L'opera lirica è un prodotto che non tutti conoscono, è un prodotto diciamo di livello culturale medio-alto, verso cui non tutti, anche le persone normodotate, sono magari abituati a vedere o conoscono perfettamente le storie che vi sono dietro. Quindi l'audiodescrizione, che nasce anche in questo caso per permettere a chi non vede la rappresentazione migliore delle scene, per fare una narrazione e mettere insieme i passaggi e i movimenti dei protagonisti delle opere stesse,
risulta però di notevole aiuto proprio per aiutare tutta l'utenza che si avvicina all'opera lirica, spiegandogli al meglio quella che è proprio la narrazione che è sotto l'opera stessa. E quindi anche in questo caso diciamo che l'audiodescrizione diventa un qualcosa di culturale, proprio a testimoniare come l'accessibilità nell'accezione che gli abbiamo anche dato noi come struttura è cultura, nel senso che serve a veicolare cultura verso di tutti, e nello stesso tempo dobbiamo cominciare a vedere l'accessibilità come cultura dell'accessibilità, quindi non vedere una cosa distaccata che va ad essere necessaria solo per una fetta di persone che magari in questo caso sono disabili visivi o uditivi, ma è un qualcosa che viene a vantaggio di tutta l'utenza, dando riflessioni e strumentazioni di tipo diverso. La stessa cosa vale per il balletto, le stesse riflessioni che abbiamo fatto per l'opera possono essere parallelamente utilizzate per il balletto. E poi si arriva, e qui insomma concludo, verso quella che è l'audiodescrizione sperimentale che abbiamo fatto per concerti addirittura e per prodotti come Sanremo. In questo caso si è cercato e si è voluto veramente dare un valore aggiunto all'utenza disabile, restituendo ciò che loro senza un'audiodescrizione non avrebbero potuto percepire, quindi quelli che sono i colori, le scenografie, i giochi di luce che comunque creano l'atmosfera sia di un concerto, le stesse espressioni che ci possono essere per i cantanti sul palco, quindi ricreare attraverso proprio il parlato quelle sensazioni che altrimenti sarebbero sfuggite al pubblico non vedente. E diciamo che l'impegno della RAI verso l'accessibilità tutta, in particolare verso le audiodescrizioni, è un qualcosa che continua e continuerà sempre verso nuove forme, proprio nella convinzione che accessibile è un qualcosa di bello e è un qualcosa che accresce il valore del prodotto stesso. And we would like to show you also the last example of Elena Di Giovanni. E vi presentiamo anche l'ultimo esempio, che è quello di Elena Di Giovanni, professore associato di traduzione all'Università di Macerata, specializzata in traduzioni audiovisiva e accessibilità dei media, ma anche in traduzione di testi audiovisivi per bambini. Elena Di Giovanni ha un numero molto vasto di progetti e iniziative in cui è coinvolta, come ad esempio l'Opera Festival allo Sferisterio di Macerata, e comunque tutti i suoi progetti possono essere trovati al sito unimc.academia.edu/Elena Di Giovanni, e vediamo un esempio del suo lavoro. Un caro saluto a tutti, io sono Elena Di Giovanni, sono professoressa associata di lingua e traduzione inglese all'Università di Macerata, dove mi occupo sia in termini di didattica che di ricerca di accessibilità ai media, allo spettacolo e all'arte. Me ne occupo anche in forma sperimentale attraverso la creazione e lo sviluppo di progetti che ormai da 12 anni hanno portato a dare vita a tutta una serie di attività accessibili che partono proprio da Macerata, ovvero dal Macerata Opera Festival, che nel 2008 diventa per la prima volta accessibile alle persone non vedenti. Il progetto dal 2008 è sempre cresciuto, nel 2012 si è arricchito di percorsi tattili, che erano inizialmente percorsi volti ad accompagnare le persone ipovedenti e non vedenti con i loro accompagnatori o familiari alla scoperta del backstage del teatro, qualche ora prima dello spettacolo accessibile attraverso l'audiodescrizione dal vivo. Dal 2012 questi percorsi si sono arricchiti fino a diventare percorsi tematici, spesso ormai da 4 anni guidati se non esclusivamente, ma in collaborazione con persone ipovedenti e non vedenti. Dal 2013 nasce una bella collaborazione con il Museo Statale Tattile Omero di Ancona, che per Inclusive Opera, il progetto accessibile del Macerata Opera Festival, realizza delle tavole tattili che accompagnano i percorsi, ma anche dal 2014 un percorso turistico, un pacchetto turistico, diciamo così, realizzato proprio a misura di persona ipo e non vedente, che prevede le serate anche di spettacolo accessibile allo Sferisterio.
2016 Inclusive Opera accoglie anche le persone con disabilità uditiva, con una serie di accorgimenti volti a promuovere, insomma, l'accessibilità durante lo spettacolo per persone sorde, quindi sopratitoli e degli strumenti di ascolto assistito, ma anche dei percorsi in lingua italiana dei segni. Nel 2019, che è un po', diciamo, un anno di riferimento per noi più ai noi del 2020, il Macerata Opera Festival nel programma Inclusive Opera ha ospitato circa 330 persone, tra persone con disabilità e accompagnatori. Diciamo che il numero più importante è proprio quello delle persone con disabilità. Nel 2020, nonostante la pandemia, non ci si è fermati. Sono state fatte 2 serate di spettacolo con audiodescrizione per tutte e 2 le opere andate in scena e 2 percorsi non tattili, ma uno dedicato all'esplorazione accessibile a persone non vedenti della musica e del canto del Don Giovanni di Mozart, guidato da Aldo Grassini, il presidente del Museo Statale Tattile Omero di Ancona, e un altro molto particolare, guidato da 3 ragazzi ipo e non vedenti che hanno accompagnato un gruppo di circa 40 persone da un museo della città di Macerata fino al teatro dello Sferisterio. Il progetto ha avuto tutta una serie di felici filiazioni. Dal 2017 è attivo un progetto simile che si chiama Open presso il Teatro Grande di Brescia. Dal 2019 è nato Regio Insieme, un progetto dedicato all'accessibilità per persone cieche del Teatro Regio di Parma. E uno dei progetti di cui sono più orgogliosa, che è nato quasi per gioco, ma che è diventato veramente il fiore all'occhiello e forse anche la gioia più grande, è legato proprio al mondo dei ragazzi ciechi e ipovedenti, ma di tutti i ragazzi, in relazione a degli spettacoli d'opera per bambini e ragazzi che ogni anno vengono fatti circuitare attraverso i teatri italiani in collaborazione con le scuole. Questi spettacoli nascono originariamente come inclusivi, ovvero l'idea è quella di adattare per esempio la Carmen di Bizet o l'Elisir d'amore di Donizetti ai bambini, quindi trattenendo all'interno dello spettacolo, mantenendo alcune arie, ma inserendo delle parti recitate più a misura di bambino, e fare in modo che, in collaborazione con le maestre, lo spettacolo diventi inclusivo, ovvero che i bambini che vanno poi a questo spettacolo possono partecipare cantando, facendo alcuni passi di danza e così via. Poiché questo spettacolo è venuto per la prima volta a Macerata nel 2018 e non era accessibile ai bambini ciechi e ipovedenti, si è pensato di realizzare un qualcosa di nuovo, un laboratorio finalizzato alla scrittura dell'audiodescrizione, alla creazione dell'audiodescrizione insieme ai bambini, cioè agli utenti finali. Questi bambini dovevano essere, e ormai è un appuntamento regolare, ciechi, ipovedenti e vedenti, tutti insieme, fratello e sorella, cuginetti, amici di scuola. E alcuni di noi, alcuni degli operatori, seguivano i ragazzi nella discussione delle descrizioni per poi registrarle insieme a loro. La registrazione dell'audiodescrizione, quindi in questi casi, è fatta con le voci dei bambini stessi. E poi l'audiodescrizione va ad accompagnare lo spettacolo nel momento della rappresentazione in palcoscenico. Questo è un progetto che si è rivelato particolarmente importante e vincente perché intanto è un progetto inclusivo, è un progetto in cui la partecipazione attiva della persona con disabilità è fondamentale, tanto che le voci registrate sono quasi esclusivamente di ragazzini ciechi o ipovedenti, e si è rivelato anche un momento di armonia e rafforzamento talvolta dei legami familiari. Tutte le famiglie di questi ragazzini sono presenti ai laboratori e poi anche agli spettacoli. Spero di avervi raccontato alcuni dei progetti di cui mi occupo e mi auguro di avere un'occasione di incontrare tutti voi quanto prima dal vivo. Vi aspettiamo a Macerata, un caro saluto a tutti. Okay, and I would like to share with you just a few minutes of the last project of Elena, as it is very impressive. E condivido con voi solo pochissimi minuti di uno degli ultimi lavori di Elena Di Giovanni perché veramente lascia il segno.
Benvenuti! Questa è l'audiodescrizione dell'Elisir d'amore, una fabbrica di idee. È uno spettacolo tutto per noi bambini e ragazzi, ispirato all'opera L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. In questo spettacolo Adina, Nemorino, Belcore e Dulcamara vivono una storia un po' diversa. La nostra storia si svolge negli anni 30 del secolo scorso, nella fabbrica Elisir con colori tristi. All'interno troviamo un lungo nastro trasportatore che cammina da sinistra a destra. Tutti i personaggi hanno a che fare con il tema del lavoro. Arina, figlia del proprietario della fabbrica, è una ragazza molto bella ed elegante. Indossa un abito rosa con scollatura V e maniche corte fino al gomito. Gli operai, 4 donne e 3 uomini, indossano una tuta verde militare e un caschetto dello stesso colore con una luce davanti. Il pubblico rappresenterà la squadra dei lavoratori notturni che trasformerà la ricetta dello sciroppo Elisir rendendolo delizioso. Il sipario si apre. Ad ogni accento di musica, un operaio lancia in aria una bottiglietta di sciroppo. Okay, this just as a small preview of this very fantastic project. Questo era solo un'anteprima di questo progetto veramente fantastico. I will share later in the chat the link to this recording so that you maybe can see the entire preparation. Condividerò con voi più tardi nella chat il link diretto a questo video in maniera che se volete insomma potrete vederlo autonomamente. But let's now talk about how to create audio descriptions. What is the technical way of creating audio descriptions? Parliamo però adesso di come si crea l'audiodescrizione, quali sono gli aspetti tecnici della creazione di un'audiodescrizione. First of all, let's speak about the traditional way of how audio descriptions are created. Parliamo innanzitutto del modo tradizionale in cui l'audiodescrizione è creata. There's first a professional person who is watching the content, who's receiving information, the visual information, and makes notes based on the content. C'è innanzitutto un professionista che guarda il prodotto e prende nota degli elementi più importanti. Usually watching the content over and over and over again. Normalmente guarda il contenuto più volte. First analyzing what is the basic content, what is necessary for the perception of a person. Naturalmente prendendo nota di quale sia il contenuto di base, quali sono gli elementi che sia necessario mettere in risalto. Where would be the right position, the right timing to add a description. Dove potrebbe essere il giusto posizionamento in termini di timing per posizionare l'audiodescrizione. And then creating a text, a descriptive text. E creare un testo descrittivo. Analyzing and adapting the text to the correct target group. Analizzare e creare il testo per il corretto, per il gruppo target. So is it, for example, a movie for adults, you use a different language than when it is a movie or a cartoon for children? Ovviamente, quindi, se si tratta di un prodotto direzionato ad un pubblico adulto, avrà dei termini diversi rispetto ad un contenuto che sia pensato per bambini. You adapt your descriptions according to the environment, according to the mood of the movie. Il professionista adatta il suo linguaggio a seconda anche del tono del film o del video, comunque del contenuto. If it is a scientific research or documentary, you stay in the same choice of words. Se si tratta di un prodotto di tipo scientifico, ovviamente si rimane con gli stessi termini di quelli usati nel contenuto originale. And of course, if the movie is rather
targeted to an audience, using slangs, using certain stylistics, then it is nonsense to use the same tone, and then you adapt to the corresponding language. E anche il professionista fa delle scelte relativamente all'eventuale stile o all'eventuale uso di slang utilizzato nel prodotto originale. After you have created the text, then you need to make sure that the text can be actually fitting in the timing you have. If you have just a very short break, you cannot have an extremely large description, so you need to redo your work so that it's fitting in the timing. Una volta creato il testo è necessario poi operare delle considerazioni relativamente al tempo che si ha a disposizione negli spazi in cui bisogna inserire il testo che si è creato, perché altrimenti si rischia di dover rifare tutto. And then after you have done this, after you have prepared the text, you provide this text to a professional voiceover. A person who is then reading the text into an audio recording. Il testo così creato viene presentato ad un altro professionista che presta la propria voce per leggerlo. And after you have the recording available to you, you try again. You ask a technician, an audio technician, to produce an audio track for you, inserting the recordings to the right timing which you provide. Così che poi il lavoro prosegue con il coinvolgimento di un tecnico professionista che crei una traccia audio. And after you have the intermediate product, you sit down as a professional, you listen to this, to the content, to the video, you listen to your description. Is it fitting to what you wanted to say? Did the voiceover express it in the way as you wanted? E questo diciamo che è un lavoro intermedio, per cui poi dopo si prova a vedere se effettivamente il lavoro creato fino a quel punto è quello che ci si aspetta in termini di tempistiche, in termini di toni utilizzati dall'attore, in termini di parole usate. And then if you discover, for example, a problem, if there's some text what you need to modify, basically you start a process from the beginning. E se si trova che qualcosa non vada bene, fondamentalmente si rifà quel pezzo del lavoro. This whole steps, intermediate steps, and repeating of steps is what audio description, or what makes audio description that expensive. E questo è un passaggio che rende l'audiodescrizione costosa. As you don't need only a professional in audio description, but you need also a professional in voiceover and a professional in audio technology. In quanto non hai bisogno solo di un professionista nella creazione dell'audiodescrizione, ma anche di un professionista per quanto riguarda la registrazione della voce e un altro professionista per quanto riguarda gli aspetti tecnici. And as this is the biggest problem, we have tried to address this problem and have tried to come up with a solution to overcome this difficulty. Abbiamo quindi cercato di concentrarci su questo problema per trovare una soluzione che vada in questa direzione, di risoluzione di questo problema. We have tried to create an editor to create audio descriptions as a professional, independently of, or at least in the first steps, independently of a professional voiceover, independently of the audio technician, so that the creation of audio description you can do on the content independently. Così che abbiamo quindi cercato di creare uno strumento che permetta di svincolarsi dalla necessità di un professionista per quanto riguarda la registrazione della voce e per quanto riguarda la realizzazione tecnica. And in this way you can skip all of this trial and error, and when you're going to a professional voiceover or to the professional audio technician, you already can be sure that the output and the final product will be exactly that what you are intending.
E ancora meglio, questi due professionisti possono essere coinvolti quando si ha già un prodotto ad un buono stadio, e così da evitare tutte le ripetizioni di cui dicevamo prima. The application is the application was developed by us already, and we have currently ongoing deep testings with professionals from several countries. L'applicazione è stata già creata e ci sono dei test che stanno andando avanti con professionisti in diversi paesi. Currently, we are cooperating with a company which is providing audio descriptions for the German public television channels ARD and ZDF. Al momento stiamo collaborando con aziende coinvolte nell'audiodescrizione come servizio pubblico nella televisione tedesca. And here we got very great feedback and have together added additional features already and improved the situation. E già con questa prima collaborazione abbiamo ricevuto feedback molto incoraggianti, abbiamo aggiunto già grazie a questi feedback delle nuove caratteristiche, delle nuove funzioni. So that we are feeling comfortable and happy to announce today actually the release of the application for the public. Quindi ci sentiamo abbastanza sicuri per poter annunciare l'uscita dell'applicazione, la disponibilità dell'applicazione per il pubblico ad oggi. So in the last 5 minutes of our presentation, I would like just to show you the application, and if you're interested, just visit our website, audiodescription.info, where you can download a free demo version of the application. Quindi vorremmo utilizzare questi ultimi 5 minuti della presentazione per spiegarvi un po' come funziona, e se siete interessati sul sito audiodescription.info potrete trovare dei trailer per fare i vostri test, insomma. I will share later on the link again in the chat so that there are no difficulties. Di nuovo il link sarà poi anche postato lì nella chat. Okay, let's change to the application. Quindi andiamo adesso all'applicazione. This is the first and main screen of the application. Questo è il primo e principale schermo dell'applicazione. Where you have a list of already created projects. Dove c'è una lista di progetti già creati. The possibility to create new projects. La possibilità di crearne nuovi. Or to open projects what you may have got from colleagues if you are cooperating on one. Oppure la possibilità di aprire dei progetti che avete già a disposizione su cui lavorare. I will show you shortly how to create a new project. Vi presento brevemente come creare un nuovo progetto. But at the end we will jump into one existing project in order to save some time. E alla fine però andiamo per poter guadagnare un pochino di tempo, andiamo direttamente ad un progetto già fatto. So when creating a new project, I have the possibility to provide a name. Quindi nella creazione di un nuovo progetto ho la possibilità di assegnare un nome. Which is completely up to you what you prefer to use. This is just an identifier for yourself. Che è semplicemente utile per la vostra identificazione, per l'identificazione personale univoca del progetto su cui state lavorando. Now let's choose the media file of my project, so the video in fact. Quindi adesso scegliamo il video, il media file. Okay, the video gets analyzed. I can see what's the frame rate, what is the codec to be used. These are only information for me as a content creator. Quindi io carico il video, posso intanto ricevere alcune informazioni sui codec utilizzati e alcune specifiche tecniche. All the other information, what I can see, like standard synthesizer, which I would like to use, the pitch and the speed, as well as the language, are only helps to later make a pre-selection, but all the information I can still change
within the project. Quindi tutte le informazioni, le specifiche tecniche come la velocità del parlato e lo speed rate del video possono essere poi cambiate anche in corso d'opera. I have two types of projects which I can create: a normal project. Posso utilizzare due tipi di creazione, un normale. Let's say I'm just a content provider. I want to quickly create audio description for my short documentary. Diciamo per esempio che ho un contenuto di mia proprietà, voglio semplicemente creare una descrizione per il mio contenuto. Or I can choose also the script project type. Oppure posso scegliere il progetto sceneggiatura, which basically allows me to have some advanced output features for later professional voice-over recordings. che mi permette di avere delle caratteristiche avanzate che mi serviranno poi per una registrazione professionale del parlato. And then at the end, I'm just choosing a location where I would like to have my project data stored on my computer. Scelgo poi il luogo in cui nel mio computer verrà salvato il progetto. And after I have filled in all of the information, I can create a new project. E dopo che ho inserito tutte le informazioni posso procedere con la creazione del nuovo progetto. And the reason why we are not proceeding now with this project is because after I click on this creating project, the video file basically gets analyzed, the audio track gets extracted, some intermediate data are extracted, and all of these things are taking a lot of time. Noi lo facciamo adesso perché cliccando adesso su inizia si andrebbe a permettere al programma di analizzare, fare una serie di analisi ed estrazioni che prenderebbe parecchio tempo. So we are now jumping to an existing project already. Quindi adesso andiamo su un progetto già esistente. We have here it's usefully named test. un progetto che è chiamato in maniera molto utile test. And this project, once you click on it, once you click on edit the description, you will find this screen in front of you, where on the left side you will have all of the information regarding the video content itself, a preview window, the audio information, and two volume sliders. Quindi se cliccate su aggiungere descrizione troverete sulla sinistra informazioni sul contenuto e sull'audio. And on the right side you have all information regarding your audio description. E tutto quello che riguarda l'audiodescrizione lo troverete alla vostra destra. Those which are creating closed captions for videos will understand the interface very easily, because it is very, very similar to how to create captions. Quelli che creano regolarmente sottotitoli possono avere sarà più immediato per loro poiché ha un'interfaccia molto simile. Let's jump quickly in demonstrating how it works, because I can see that the timing is running. Andiamo velocemente a mostrarvi come funziona perché vedo che siamo stretti con i tempi. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Serienflash-Freunde. Heute ist... We can see that the video is playing, and at the position, at the timing, there was playing an audio description which we have preliminary created. Quindi vediamo che in un certo punto del video è presente un'audiodescrizione che è stata precedentemente creata. Good day to everyone. I have now reduced the volume of the video so that you can hear it better, but it is up to you. You can change the volume of the video independently from the volume of the audio description. Io adesso ho abbassato completamente il volume del video, ma voi potete scegliere indipendentemente e autonomamente quali sono i due livelli di audio che preferite, del contenuto e dell'audiodescrizione separatamente.
Just for showing, for demonstrating how it is working, let me create a quick new audio description. Solo per farvi vedere al volo come funziona, vi creiamo adesso una nuova audiodescrizione. Jumping on any position within the video. In una qualsiasi posizione del video. Clicking on the plus icon to create a new audio description. Si clicca sul bottone più per creare una nuova audiodescrizione. And now I have 3 possibilities of creating audio E descriptions. adesso 3 possibilità di creare un'audiodescrizione. The first is I can just write a text and I can use artificial text-to-speech synthesis. Posso semplicemente scrivere un testo e mandarlo con una voce sintetica. The second possibility, I can use already pre-recorded audio files and can put it exactly on this position. Oppure posso scegliere un audio pre-registrato e inserirlo in questo punto. Or the third option is I can just make a recording right in this second. Oppure posso, terza opzione, fare una registrazione sul momento dell'audiodescrizione che voglio inserire. Let's try this one as a last and then I will close. Proviamo questo come ultima cosa e poi chiudiamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Okay, I made a recording and when I'm clicking save, it will create the audio description right in that position where I am in my movie. Quindi ho fatto questa piccola registrazione di questa frase e nel momento in cui clicco su salva verrà inserita quell'audiodescrizione nel punto che ho scelto prima. My audio description list on the right side shows me that there are 2 audio descriptions available. Quindi la mia lista di audiodescrizioni sulla destra adesso mi mostra che ci sono 2 punti in cui figura un'audiodescrizione disponibile. By clicking on it, I'm jumping on the right position. E quindi cliccando su ognuna di essa arrivo nel punto esatto in cui si trova. So if I would like to change an audio description, I can do that at any time. Quindi se voglio cambiare da una descrizione all'altra posso cambiare in qualsiasi momento. And if I'm finished with my product, if I'm finished with my movie, I can simply click export and I can export my entire movie. E nel momento in cui ho finito posso andare su export e appunto esportare l'intero prodotto. So either as a own audio track, just with the audio description. Solo come come traccia audio, quindi solo l'audiodescrizione. Or as an entire movie when I want to distribute the entire movie, including the audio description. Come video completo con audiodescrizione inclusa se voglio distribuirlo in questa maniera. So what it helps, this editor basically creates an option for professionals to pre-create audio description for an entire movie, testing it. Quindi quello per cui aiuta è andare nella direzione che serve ai professionisti per creare le audiodescrizioni e testarle. And by exporting a script file for voiceovers, being able to directly give all of the information a professional voiceover needs, and you are basically skipping all of this trial and error. E qui, oppure di esportare il file che poi verrà utilizzato dal professionista per la registrazione. Okay, I'm sorry for the very quick demonstration. Mi dispiace per la dimostrazione veramente molto veloce. If you're interested, please feel free either to go on our website to download the demo or send us an email and we can get back to you right away. Se siete interessati e avete bisogno di più informazioni, sentitevi liberi di scriverci un'email o andare a visitare il nostro sito. Okay, thank you very much for your attention. Grazie mille. Grazie Chris, grazie Mariangela. Grazie veramente. Chris, there is only one question if you can answer probably in the chat. If it's a very simple question that yes. it's a clarification. We will go right away to the chat and try to answer. Okay, thank you very much. so much. Thank you to you.